Benvenuti a tutte e a tutti in Valutazione Formativa e Apprendimento nei percorsi duali, un podcast che fa parte del percorso formazione rivolto ai tutor aziendali scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. Oggi, in questo episodio, affronteremo il tema delle connessioni tra risultati di prodotto e di processo nella valutazione all'interno dei percorsi duali. E questo ci servirà per comprendere ulteriormente il ruolo della valutazione degli studenti nella formazione duale e l'influenza che il processo di valutazione può avere sugli esiti dei percorsi. Oggi abbiamo due ospiti, un ospite già ormai abbondantemente noto, Maurizio Gentile, e invece abbiamo con noi la professoressa Mariangela Girardelli, che abbiamo chiesto di partecipare a questo podcast per affrontare insieme a lei questo tema. Come ogni podcast, chiedo a entrambi di presentarvi e lo chiedo soprattutto alla professoressa Girardelli, che per noi è una novità. Maurizio, già ti conosciamo già, però insomma, se vuoi dire anche qualcosa su di te non ci offendiamo. Buonasera a tutti, sono Mariangela, insegno al CFP Opera Mila Barelli di Rovereto, mi occupo di coordinamento, cioè quindi coordino i due percorsi, i quarti anni, uno in apprendistato duale e uno denominato Air Operator. In più mi occupo anche del tutoraggio, quindi mi interfaccio con le aziende per quanto riguarda l'apprendistato duale e anche il tutoraggio per quanto riguarda l'altro percorso, in quanto accompagno gli allievi nelle fasi dell'alternanza scuola-lavoro. Grazie professoressa. Maurizio? Io sono Maurizio Gentile, ci siamo conosciuti e incrociati in altre puntate con questo doppio ruolo di intervistato e intervistatore. Insegno in università e uno dei miei temi di ricerca è la valutazione per l'apprendimento, valutazione formativa per l'apprendimento. E nell'ambito, diciamo, di questo progetto sto curando insieme a Francesco Pisano la parte di impianto, la realizzazione dei diversi interventi e così via. Ok, allora grazie a entrambi. Io inizierei con la prima domanda che rivolgerei di partenza, anche per una questione di cortesia istituzionale, alla professoressa, ma poi Maurizio ti chiedo, anche se non contattato direttamente, quando vuoi fare degli interventi eventualmente integrativi. Quindi partirei con la professoressa e quindi le chiederei, professoressa, in base a quella che è la sua esperienza di valutazione di studenti in apprendistato duale, soprattutto da tutor scolastico e conoscendo anche molto bene il contesto del tutoraggio aziendale, le chiederei, visto che questo percorso è stato pensato per i tutor e in prevalenza anche soprattutto per i tutor aziendali, di spiegarci quale può essere la differenza tra i cosiddetti risultati di prodotto e risultati di processo che possiamo avere nell'attività di valutazione e se può, anche collegato a questo, fornisce anche degli esempi che possono rendere più chiari questi concetti e la differenza tra queste due tipologie. Sì, allora, innanzitutto misurare i processi significa misurare le prestazioni attraverso l'utilizzo di, come dire, indicatori di performance e anche di sistemi di rilevazione che non solo devono essere conosciuti, ma anche bisogna saperli utilizzare nell'analisi dei risultati. Diciamo che innanzitutto è bene chiarire che gli indicatori di performance sono indici di rilevamento che servono a monitorare l'andamento di ogni singolo processo, che contribuisce al prodotto finale. Come esempio, rimanendo proprio nell'ambito anche del settore di cui mi occupo, per esempio posso dire che nel caso in cui un allievo messo in situazione nella realizzazione di un prodotto che può essere un taglio di capelli, è necessario che in questa fase ci siano la messa in campo di una serie di apprendimenti teorici ma anche pratici dell'allievo, ma la cosa fondamentale è che ogni singolo processo venga monitorato, seguito dal docente, perché questo processo poi contribuisce al prodotto finale. In questo caso gli indicatori di performance scelto per monitorare anche un qualunque processo dovrebbe essere sempre semplice da interpretare, avere anche una cadenza a breve termine e se non
immediata, insomma. È stata chiarissima, professoressa. Le chiederei anche, giusto per capire ancora di più, in maniera un po' più approfondita, come possiamo mettere insieme queste due parti, queste due tipologie, il prodotto e il processo, poi per arrivare alla valutazione complessiva degli apprendimenti degli studenti. E glielo chiedo anche considerando quella che è l'esperienza reale, insomma, come in genere si fa per mettere insieme questi due aspetti che possono apparentemente risultare un po' lontani o non sempre così vicini. Allora, innanzitutto valutare un processo richiede anche più tempo e più, diciamo, e più attività, quindi la valutazione di un processo è un qualcosa che si estende anche maggiormente nel tempo. Va assolutamente registrata e rilevata in maniera molto puntuale, e a conclusione di un certo percorso anche diciamo formativo si può dare una restituzione di quello che è il prodotto finale, ma chiaro che a monte ci deve essere tutta una registrazione e un lavoro fatto da parte del docente o anche del tutor aziendale, diciamo così, per poter poi restituire una valutazione su quello che è un prodotto finale, che è solo l'esito, diciamo così, di un processo. Grazie ancora. Maurizio, sicuramente ti ritrovi in queste definizioni, non ho alcun dubbio. Tu hai eventualmente qualcosa da aggiungere? Allora, diciamo così, la prospettiva assolutamente condivisibile della professoressa Girardelli è che non c'è gradi di separazione tra prodotto e processo, va bene? Io posso monitorare il processo attraverso degli indicatori, la professoressa ha fatto degli esempi che mi aprono la strada per arrivare poi a un risultato finale. Poi questo risultato finale può assumere la forma di una prestazione, può assumere la forma di un prodotto, però, come dire, un risultato visibile. Secondo me sarebbe interessante esplorare qualcosa che accada all'interno di questo percorso, no? Processo prodotto. Ad esempio, se un processo di lavorazione, lei professoressa faceva riferimento al taglio, giusto? Sì. Comunque è un trattamento di carattere estetico, lo possiamo definire così, ok? E che ne so, a seconda delle caratteristiche del cliente, del tipo di cute, le caratteristiche, il colore, le caratteristiche, la finitudine del capello, il desiderata del cliente, imposta, diciamo, si imposta un certo tipo di lavorazione. Allora, supponiamo che io utilizzo 4 indicatori che mi colgono bene il processo di lavorazione, ok? Però uno di questi 4 non ha livelli di gestione soddisfacenti. La domanda è questo, diciamo, può inficiare il risultato finale, oppure gli altri 3 indicatori possono compensare il fatto che in una parte della lavorazione qualcosa è andato storto, eccetera eccetera. Cioè quanta relazione meccanica c'è tra indicatori di processo e indicatori di prodotto, e invece quanto poi un operatore concreto riesce a fare le sue compensazioni, trovare le sue soluzioni, eccetera eccetera. Quindi quanto è la parte lineare meccanica e quanto invece la parte creativa, contingente, il Ketnung, non direttamente esecutiva. Non so se, insomma, ho reso l'idea. Sì, diciamo che la parte degli indicatori e la parte di rilevazione, come la chiama lei, di gestione, diciamo, meccanica, è fondamentale anche qualora si dovesse, come dire, rilevare un errore o una negatività, perché comunque è un punto di restituzione per l'allievo. Quindi è chiaro che lì mi consente di essere oggettiva nella restituzione di quello che è un rilevamento di un processo, quindi questo è fondamentale. Dopodiché è chiaro che la parte anche creativa, e quindi la capacità dell'allievo di recuperare in situazione anche un qualcosa che risulta essere negativo, può essere anche quello un indicatore che va comunque aggiunto
a quel processo, anche se in quel momento non è un indicatore che è presente sulla checklist. È chiaro che comunque è un qualcosa che va assolutamente rilevato. Ecco, è questo che dicevo, cioè gli indicatori di performance ci servono. È chiaro che poi nel valutare un processo ci sono sempre anche delle parti che non sono magari direttamente contemplate, ma che fanno parte di quello che è poi come dire, la capacità anche di problem solving che in quel momento l'allievo mette in campo, ecco, insomma, che sono le cosiddette anche capacità trasversali, che sono fondamentali. Sì, infatti l'esercizio che stiamo facendo in questa intervista è quello di separarli, ecco, concettualmente, ma lo facciamo con l'intento di renderli un po' più comprensibili, però continuiamo a precisare il fatto che poi nella realtà è sempre complicato tenerli così effettivamente separati. Però entriamo un po' più nello specifico, li avete già anticipati in maniera già abbastanza approfondita, però magari cerchiamo di approfondirlo un po' di più, sia per quanto riguarda i risultati di prodotto che per quanto riguarda i risultati di processo, sempre nell'ottica di aiutare il più possibile. Noi pensiamo, soprattutto ai tutor aziendali, a capire meglio in cosa consistono, a capire meglio cosa possono poi utilizzare nella loro esperienza di lavoro per identificarsi in questo, e quindi anche come possono essere eventualmente realizzati da loro. Iniziamo dal prodotto, dai risultati di prodotto, professoressa. Quello che vorrei chiederle è, anche giusto per dare queste indicazioni un po' più operative, come in genere vengono misurati e valutati i risultati di prodotto e come possiamo utilizzarli proprio per evidenziare l'emergenza, l'identificazione di un apprendimento negli studenti, negli apprendisti in questo caso. Beh, allora diciamo che le due dimensioni sicuramente contribuiscono alla valutazione complessiva degli apprendimenti. Diciamo che in special modo per quanto concerne l'area tecnico-pratica, perché è più difficile rilevare la sinergia di questi due ambiti nelle aree, non so, prettamente teoriche. Per prima cosa mi viene in mente questo, anche pensando proprio alle rilevazioni che devono fare i tutor aziendali. Poi è indispensabile, anche come dicevo prima, poter seguire in maniera quasi pedissequa tutto il processo. Quindi e quindi per la valutazione assolutamente bisogna disporre di strumenti, cioè strumenti creati anche ad hoc, quali possono essere delle checklist con delle rubriche, insomma. Poi chiaramente anche delle rilevazioni scritte per poter dare anche delle restituzioni poi in seguito, oppure degli strumenti, come dicevo anche prima, per rilevare anche altre tipologie di competenze che entrano proprio nella costruzione di un prodotto e che sono predisposte dal docente ad hoc. Ecco, in questa fase sento più di parlare di docente che non di tutor aziendale, perché il tutor aziendale in questo processo deve essere accompagnato spesso dal docente anche nel cogliere la valutazione di un processo che porta poi ad un prodotto finale, perché l'azienda per le sue necessità tende insomma a dare una valutazione più di quello che è un processo, un prodotto. Ma proprio da questo punto di vista noi ci troviamo in un sistema che ha le sue peculiarità, quello della provincia di Trento, però immagino che questo possa essere applicato anche su scala nazionale. Ci sono delle richieste anche di tipo formale, insomma, no? dei collegamenti con quelli che sono degli standard richiesti o degli elementi che fungono quasi da parametri o da punti di riferimento. Pensiamo ad esempio nel caso del Trentino eventualmente ai piani di studio provinciali anche per la formazione professionale. Com'è che poi, pensando soprattutto al rapporto tra tutor aziendali e docenti, com'è che si riesce a mettere insieme questi aspetti che in parte magari sono informali, con invece una parte che è una richiesta un po' più formalizzata o che deve essere necessariamente un po' più formale? Diciamo che è fondamentale un collegamento sempre costante e diretto con le aziende, no? Tutor aziendale e tutor scolastico, proprio per
monitorare il percorso, e proprio perché questo affiancamento aiuta in qualche modo entrambi. Poi è chiaro che le aziende in questi ultimi 2 anni lamentano spesso un po' una preparazione un po' carente dei nostri studenti, quindi il mondo del lavoro, insomma, ha richieste un pochino più alte di quelle che possono essere, per esempio, le competenze comunicative, relazionali, e i nostri allievi in questo momento mostrano un po' una fragilità anche in termini organizzativi e di tenuta, quindi insomma risulta insomma un pochino difficile riuscire a coniugare, diciamo, i bisogni delle aziende e i bisogni degli allievi. È chiaro che i piani di studio provinciali sono stati una grande traccia per quanto riguarda i nostri programmi all'interno delle scuole, però ad oggi quei piani di studio provinciali forse sono un pochino elevati rispetto alle fragilità che poi incontriamo nei nostri studenti, e forse anche questi soli 3 anni sono pochi per riuscire, insomma, in qualche modo anche a soddisfare quelle che sono poi le indicazioni dei piani di studio provinciali. Non so se in qualche modo sono riuscita a spiegare, insomma, quello che volevo dire. È chiaro che avremmo bisogno oggi di più tempo proprio per formare i nostri studenti e per anche nello stesso modo riuscire a rispondere a quelle che sono le esigenze delle aziende, proprio in termini di formazione complessiva No, è stata chiarissima, la professoressa è stata assolutamente chiarissima da questo punto di vista.